Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Cytotec 200 Pfizer SRL, ultimo aggiornamento, 7 febbraio 2022. Cos'ha Cytotec 200? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Cytotec 200 durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Cytotec 200? Cytotec 200 ha un farmaco a base del principio attivo misoprostolo, appartenente alla categoria degli antiulcera e nello specifico prostaglandine. È commercializzato in Italia dall'azienda Pfizer SRL. Cytotec 200 può essere prescritto con ricetta RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Confezioni. Cytotec 200 50 compresse 200 mcg. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare Pfizer SRL. Ricetta RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Classe A. Principio attivo misoprostolo. Gruppo terapeutico antiulcera. Forma farmaceutica compressa. Indicazioni: prevenzione di ulcere gastroduodenali indotte da FANS, farmaci antinfiammatori non steroidei. Terapia di ulcere gastroduodenali indotte da farmaci antinfiammatori non steroidei in pazienti artrosici a rischio, anche continuando la somministrazione dei FANS. Ulcere duodenali e gastriche. Posologia: prevenzione di ulcere gastroduodenali indotte da FANS. 200 mcg, da 2 a 4 volte al giorno. Il trattamento può essere continuato per tutto il periodo necessario. La posologia dovrebbe essere individualizzata secondo le condizioni cliniche di ciascun paziente. Ulcere duodenali, ulcere gastriche, ulcere peptiche indotte da FANS. 800 mcg al giorno, ripartiti in 2 o 4 somministrazioni. Il trattamento deve essere proseguito per almeno 4 settimane, anche in caso di miglioramento sintomatico più rapido. Nella maggior parte dei pazienti la lesione peptica cicatrizza in 4 settimane, ma il trattamento può essere proseguito fino a 8 settimane, se necessario. In caso di recidiva d'ulcera, possono essere effettuati ulteriori cicli di Cytotec. Si consiglia di assumere Cytotec ai pasti e di evitare antiacidi a base di magnesio. È opportuno che l'ultima somministrazione avvenga prima del riposo notturno. In pazienti con alterazione della funzionalità renale potrebbe rendersi necessaria una riduzione del dosaggio. Nel soggetto anziano non occorrono particolari modifiche della posologia. Controindicazioni: misoprostolo è controindicato nei seguenti casi: ipersensibilità al principio attivo, ad altre prostaglandine o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Donne in età fertile che non usano un metodo contraccettivo efficace, vedere paragrafi 4, 6 e 4.8. Donne in gravidanza accertata o presunta, o che stanno programmando una gravidanza poiché copyright il misoprostolo aumenta il tono e le contrazioni uterine che possono causare l'espulsione parziale o totale del feto, vedere paragrafi 4, 6 e 4.8. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Prima di iniziare il trattamento dell'ulcera gastrica si consiglia di escludere eventuali lesioni neoplastiche, poiché a copyright la remissione della sintomatologia dolorosa determinata dal farmaco può ritardare la diagnosi di tale condizione. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. La somministrazione concomitante di FANS e misoprostolo può causare, in rari casi, un aumento delle transaminasi ed edema periferico. Il misoprostolo viene principalmente metabolizzato attraverso i sistemi ossidanti degli acidi, vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Cytotec 200 durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Cytotec 200 durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile. Le donne in età fertile devono essere informate del rischio di teratogenicità prima del trattamento con Cytotec. Il trattamento non deve essere iniziato fino a quando, vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Il misoprostolo può causare capogiri. I pazienti devono essere avvisati qualora debbano guidare veicoli o usare macchinari.
Effetti indesiderati. I seguenti effetti indesiderati sono stati osservati e riportati durante il trattamento con misoprostolo con le seguenti frequenze. Molto comune, 1/10. Comune, da 1 centesimo a 1 millesimo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Segni e sintomi di sovradosaggio. Non è stata determinata nell'uomo la dose tossica di misoprostolo. Dosi totali giornaliere di 1600 mcg sono state ben tollerate, con disturbi gastrointestinali come unico sintomo. Negli animali, gli effetti tossici sono quelli tipici delle altre prostaglandine. Rilassamento della muscolatura liscia, difficoltà respiratoria, depressione del sistema nervoso centrale. I segni clinici imputabili a sovradosaggio sono sedazione, tremori, convulsioni, dispnea, dolore addominale, contrazioni uterine, diarrea, febbre, palpitazioni, ipotensione o bradicardia. Trattamento in caso di sovradosaggio. Poiché copyright il misoprostolo è metabolizzato come acido grasso, in casi di sovradosaggio è improbabile che la dialisi possa essere il trattamento di elezione e viene pertanto sconsigliata. In caso di sovradosaggio, devono essere adottate le misure standard di supporto. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci per il trattamento dell'ulcera peptica e della malattia da reflusso gastroesofageo a europrostaglandine. Codice ATC A02DB01. Il misoprostolo ha un analogo sintetico della prostaglandina E1. Il misoprostolo, proprietà farmacocinetiche. Il misoprostolo viene rapidamente assorbito dopo somministrazione orale, con raggiungimento del picco plasmatico del metabolita attivo, misoprostolo acido, in circa 15 minuti. L'emivita di eliminazione plasmatica del misoprostolo acido ha dati preclinici di sicurezza. Il misoprostolo ha risultato privo di effetti mutageni e cancerogeni in numerosi test in vitro ed in vivo. Il prodotto non ha evidenziato potenziale teratogeno in test effettuati sul coniglio. Elenco degli eccipienti: ipromellosa, cellulosa microcristallina, sodio amido glicolato, olio di ricino idrogenato. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.